Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parleremo di un argomento importante. È innegabile che le relazioni umane siano uno degli aspetti più importanti della nostra vita e che spesso ci siano alcune persone che ci creano problemi o che ci deludono. Nel video di oggi voglio approfondire questo argomento e presentarvi 10 tipi di persone di cui non ti puoi fidare. Siamo tutti stati vittime di situazioni in cui abbiamo dovuto confrontarci con persone poco oneste o disoneste, o magari abbiamo dovuto affrontare le conseguenze delle azioni di qualcuno in cui avevamo riposto la nostra fiducia. Ma come possiamo imparare a riconoscere queste persone? E come ci possiamo proteggere dal danno che possono causare? Nel corso di questo video, esploreremo insieme i diversi tipi di persone di cui dovremmo diffidare. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. 1. Persone che si innamorano troppo velocemente. Parliamo di un tema che riguarda molti di noi. Le persone che si innamorano troppo velocemente. Questo è un argomento delicato perché, sebbene ci siano eccezioni, spesso è difficile fidarsi di chi ci dice ti amo dopo averci conosciuti da poco. In questo caso, non stiamo parlando di cattive persone, ma piuttosto di individui emotivi ed impulsivi e spesso insicuri. Queste persone credono genuinamente di essere innamorate, ma potrebbero cambiare idea altrettanto velocemente e lasciarci feriti. Quindi, se non siamo pronti a rischiare di rimanere feriti, dobbiamo fare attenzione a non fidarci troppo di chi si innamora troppo velocemente. Spesso, queste persone sono drammatiche e cercano attenzioni. Ecco perché, soprattutto se siamo giovani e senza molta esperienza alle spalle, è importante prestare attenzione a chi si dichiara troppo presto. Ci sono comunque delle eccezioni, ovvero storie che si trasformano in bellissime relazioni a lungo termine, ma bisogna essere cauti e non lasciarsi trascinare dalle emozioni del momento. In conclusione, ricordiamoci sempre di proteggere il nostro cuore e di essere onesti con noi stessi e con gli altri riguardo ai nostri sentimenti. Se incontriamo qualcuno che si innamora troppo velocemente, non dobbiamo giudicarlo, ma piuttosto capire la sua situazione e fare le nostre valutazioni in modo responsabile. 2. Persone che parlano male del proprio ex. Ci sono persone che, quando iniziano una nuova relazione, alla prima occasione parlano male del proprio o della propria ex. Questo atteggiamento può sembrare giusto e corretto, ma in realtà è l'esatto opposto. Cosa si può aspettare da queste persone in futuro, nel caso in cui la loro relazione attuale dovesse finire? Potrebbero raccontare tutti i dettagli della vostra relazione ad amici e conoscenti, o peggio ancora, screditarvi e prendervi in giro. Per evitare queste situazioni, è importante tenere per sé le opinioni riguardanti il proprio ex. Rispettare la privacy e la dignità della persona con cui si è stato insieme è un segno di maturità e rispetto per se stessi e per gli altri. Inoltre, è importante ricordare che stare insieme non significa necessariamente dover condividere ogni dettaglio della propria vita passata. 3. Persone che non mantengono la parola data. Non ci sono molte cose peggiori di una persona che non mantiene la parola data. Quando qualcuno non fa ciò che ha promesso di fare, non solo dimostra una mancanza di rispetto verso di te, ma anche una mancanza di integrità e responsabilità. Questo tipo di comportamento è spesso un segnale di allarme per le relazioni future. Se una persona non è in grado di mantenere una semplice promessa, come può essere affidabile in una relazione più seria o in un'amicizia solida? Non si può costruire una relazione su una base di mancanza di fiducia e incertezza. Inoltre, le persone che non mantengono la parola data possono spesso essere evasive o usare scuse, il che può rendere difficile risolvere i problemi e comunicare in modo aperto e onesto. Quindi, se qualcuno non mantiene la parola data, è meglio essere cauti e pensare 2 volte prima di affidarsi a loro in futuro. 4. Persone che parlano solo di loro stesse. Le persone che parlano solo di se stesse spesso trascurano gli altri e tendono a concentrarsi solo sulle loro esperienze e i loro problemi. Questo atteggiamento può essere molto frustrante per chi cerca di instaurare una relazione significativa e profonda con loro,
in quanto la conversazione diventa monotona e priva di spunti interessanti. Inoltre, le persone troppo egocentriche possono anche essere manipolatrici e utilizzare gli altri solo per soddisfare i loro bisogni egoistici. Questo atteggiamento non solo rende difficile instaurare una relazione autentica, ma può anche causare danni emotivi e psicologici. Per questo motivo, è importante essere consapevoli di questo tipo di comportamento e cercare di evitare le persone che manifestano questo atteggiamento. Invece, cercate di trovare persone che siano interessate a voi e che siano disposte ad ascoltarvi e a condividere esperienze e pensieri reciproci. 5. Persone che ne sanno sempre una più di voi. Incontrare persone che si credono sempre più esperte di voi può essere molto frustrante. Queste persone sembrano avere sempre una risposta migliore, un'esperienza più interessante e una vita più avventurosa. Non importa di cosa stiate parlando, loro hanno sempre qualcosa di meglio da dire. Ma non lasciatevi ingannare, spesso queste persone non vi stanno ascoltando davvero, ma cercano solo di dimostrare il proprio valore e di sentirsi superiori. Non permettete loro di farvi sentire inferiori o di farvi sentire inadeguati. Siate sicuri di voi stessi e della vostra esperienza, e ricordate che ogni persona ha qualcosa da offrire. Non perdete tempo a cercare di competere con queste persone, ma cercate invece di trovare persone che vi apprezzano per quello che siete e che vi rispettano come individui unici e preziosi. Se stai trovando il video interessante, ti invito a mettere un mi piace e a seguire il nostro canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti. Ma adesso continuiamo con gli altri 5 tipi di persone da evitare. 6. Persone pettegole. Persone che diffondono voci e pettegolezzi possono essere estremamente dannose per la vostra reputazione e vita sociale. Non importa quanto stretto sia il vostro rapporto con queste persone, è importante evitare di condividere con loro informazioni personali o sensibili. Non solo il loro comportamento è moralmente scorretto, ma potrebbe anche causarvi problemi a livello professionale o personale. Ricordate, le persone che parlano alle spalle degli altri sono molto probabilmente quelle che parlano alle spalle anche di voi. In sintesi, i pettegolezzi non portano mai nulla di buono, spettegolare è un comportamento tossico. Quindi state tranquilli, non partecipate a questi comportamenti e non permettete che vi coinvolgano. 7. Le persone passivo-aggressive. Riconoscere una personalità passivo-aggressiva non è sempre facile, infatti chi soffre di questo disturbo può apparire carismatico, seducente e amichevole, con un senso dell'ironia e un sarcasmo peculiari. Ma è importante prendersi il tempo di capire le dinamiche di questa personalità, perché una volta identificata, è meglio starne alla larga per il proprio bene. Il comportamento passivo-aggressivo può essere riconosciuto attraverso vari atteggiamenti, come il silenzio, il vittimismo o la chiusura. Solo per citarne alcuni. Una tipica frase delle persone passivo-aggressive è: "Non vorrei offenderti, ma..." E questo atteggiamento è veramente fastidioso. Personalmente, non sopporto le persone che non esprimono i loro problemi in modo diretto. E apprezzo molto di più la sincerità. 8. Persone che flirtano troppo. Il flirt può essere un gioco divertente e innocuo, ma solo se è fatto in modo giusto e rispettoso. Purtroppo, alcune persone non sanno dove tracciare la linea, e finiscono per flirtare in modo eccessivo e fastidioso. C'è una grande differenza tra essere gentili e flirtare. Flirtare in modo elegante e limitato nel momento giusto, facendo sentire l'altra persona a proprio agio, è una cosa. Flirtare in modo spudorato o volgare senza rispettare i limiti e gli spazi degli altri è un'altra. È meglio stare lontani dalle persone che tendono a flirtare troppo, anche dopo aver chiarito di non essere interessati. 9. Persone che non ti rispettano. Se qualcuno mostra di non rispettare la vostra persona o il vostro tempo, non abbiate paura di porre un limite chiaro. Il rispetto reciproco è alla base di qualsiasi tipo di relazione sana e duratura, che sia un'amicizia o un rapporto amoroso. Non giustificate i comportamenti offensivi o irrispettosi di nessuno, anche se sono persone a cui volete bene. Imparate a difendere voi stessi e le vostre emozioni, non permettete a nessuno di calpestare la vostra dignità.
È possibile che ci siano momenti di tensione o incomprensione, ma il rispetto reciproco deve essere sempre presente. Se qualcuno continua a mancare di rispetto nei vostri confronti, non abbiate paura di allontanarvi e di cercare relazioni più sane e costruttive. 10. Persone bugiarde patologiche. Le persone bugiarde patologiche sono da evitare a tutti i costi. E per questo motivo abbiamo dedicato un video intero a questa categoria che potete guardare cliccando in alto a destra. Queste persone raccontano storie esagerate, in cui si presentano come gli eroi o le vittime di una qualsiasi situazione. Sono così bravi a mentire che spesso finiscono col crederci loro stessi. È facile riconoscerli. Ogni volta che raccontano una storia, la esagerano in ogni dettaglio. Non fidatevi di loro, perché non avranno scrupoli a ingannarvi. State alla larga dalle persone che hanno questo tipo di comportamento, altrimenti rischiate di finire per credergli anche voi. E anche per oggi abbiamo finito. Se hai apprezzato i miei consigli, ti sarei grato se potessi mettere un mi piace e condividerlo con i tuoi amici se pensi che possano trarne beneficio. Inoltre, se vuoi condividere la tua esperienza con la nostra community, lascia un commento. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando sul pulsante rosso in basso a destra e attiva la campanella delle notifiche, così verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà pubblicato sul canale. Ciao e alla prossima!